Adesso basta. Ciao Michele, non mi conosci ma sono un tuo fan dai tempi dell'H501 di Absan. Innanzitutto ci tenevo a farti i miei complimenti per il lavoro che fai. Sei una persona sincera e trasparente che ha fatto decollare il mercato dei droni in Italia senza mai aver ricevuto il giusto riconoscimento, ma anzi venendo più volte insultato e infangato da colleghi invidiosi. Fatta questa premessa vengo al motivo di questa mail. Negli ultimi giorni è comparso su YouTube un video realizzato da un tuo collega in cui viene mostrato un piccolo drone distruggere un'automobile parcheggiata, rompendo il parabrezza e sfondando la carrozzeria, semplicemente cadendogli sopra. Il problema però è che questo video è in realtà un fake vecchio di quasi 10 anni e nel momento in cui si è fatto notare questo dettaglio i commenti sono magicamente scomparsi, spariti. Il problema di questi video è che creano allarmismo e contribuiscono ad inasprire ancora di più non solo le leggi, ma persino i comportamenti della gente comune contro noi dronisti, che ormai ci vedono quasi al pari di pericolosi criminali. E va bene sensibilizzare, ma penso che si sia sensibilizzato già troppo e bisognerebbe iniziare a rendere più leggera l'aria. Rimpiango davvero i tempi dell'H501S in cui volavamo senza troppi pensieri e nonostante questo non mi sembra ci siano mai stati morti o incidenti gravi. Insomma, questo hobby sta svanendo anche per colpa di video come questo e dato che io ne resto un grande appassionato volevo farti presente la mia grossa delusione su quello che ormai è diventato una gara al like, alla views e a scapito della nostra passione. Continua così e torna a fare qualche video in più sui droni. Manca molto la tua voce. Un abbraccio, Roberto. Beh, cosa posso dire ragazzi? Innanzitutto ci tengo a salutare Roberto che mi ha inviato questa bella mail, lo ringrazio, una mail che mi coglie impreparato ma non troppo. Se mi seguite da un po' di tempo sicuramente saprete che su questo canale quando ho iniziato a trattare tecnologia iniziai proprio con i droni, tra le altre cose, e non mi prendo meriti, ma dire che sono stato uno dei primi o forse il pioniere dei droni in Italia, almeno su YouTube, sdoganandoli in senso commerciale, non penso che sia questa grossa offesa nei confronti di altri che comunque hanno contribuito anche loro. Io non tratto più attivamente droni su questo canale nonostante resti uno dei miei hobby preferiti e i motivi ve li ho detti molteplici volte, non sto a ripetermi, ma tra norme sempre più severe, controlli serrati, gente che ci guarda male come fossimo i peggiori ladri su questo pianeta come dice anche Roberto, e un monopolio da parte di alcuni marchi che ha reso il mercato saturo da una parte e monotono dall'altra, beh, mi ha fatto passare quasi completamente la voglia e la passione. Ora, io non so di quale video parli Roberto, già non ho tempo per realizzare i miei video su questo canale, figuriamoci se ho tempo per guardare tutti i video di altri colleghi, ma oltre ai problemi che vi ho detto poco fa, un altro grosso problema che mi ha portato ad allontanarmi da questo hobby è stata proprio la tossicità della community, non tanto dei dronisti. È stato un periodo bellissimo quello dell'H501S, quello del Mi Drone 4K, quello dei primi droni DJI, ve li ricordate se mi seguite da un po' di tempo, ma più che altro per quanto riguarda il versante influencer, marchettari vari, eccetera eccetera, specializzati per modo di dire in questo settore, che hanno reso l'ambiente, sì ovviamente complici anche tutti i regolamenti sempre più severi e tutto il resto che vi ho già detto, sempre più tossico, penso sia la parola giusta. Un ambiente a cui ho detto vabbè è così, allora a questo punto io vi saluto, torno a fare altre cose legate alla tecnologia, ogni tanto porto un video così dei droni e vi lascio la palla. E a quanto pare ci ho visto lungo se i risultati sono quelli che stiamo vedendo oggi. Ora, che io sia stato infangato o insultato da alcuni colleghi è un dato di fatto, purtroppo. Questo fa parte del mio lavoro, questo fa parte di YouTube. Esprimere il proprio pensiero in modo sincero, senza vincoli e senza farsi condizionare, purtroppo, è brutto dirlo, ma a volte è un'arma a doppio taglio. Io sono felice del modo in cui mi sono sempre comportato e continuerò a farlo perché è il mio modo di essere, il mio modo di relazionarmi con me stesso ma anche con voi, con il mio pubblico. È innegabile che la categoria dei dronisti sia vista con un occhio molto molto severo, sia dalle autorità ma anche dalla gente comune. E a causare tutto ciò, ragazzi, in
ambiente ricreativo, non stiamo a pensare alla guerra, perché per fare la guerra qualsiasi arma purtroppo viene utilizzata, i droni non hanno mai causato questi incidenti così gravi. Quindi perché c'è sempre questo astio nei confronti di gente che vola con un piccolo drone, quasi un giocattolo da poco più di 250 grammi? Beh, sicuramente il diffusissimo allarmismo che è diffuso qui su YouTube e non solo. Perché va benissimo sensibilizzare il pubblico su quelli che possono essere i rischi e pericoli di utilizzare un qualcosa come questo, che se cade in testa, che se cade su un veicolo può fare dei danni più o meno gravi, e in quel caso non c'è assicurazione che tenga, perché l'assicurazione sì vi ripara, vi protegge il lato economico, ma non da quello fisico, materiale. Se rompete la testa di qualcuno, sto cercando di dirvelo nel modo più semplice possibile, ma devo aggiungere che la linea che separa l'allarmismo e il voler fare informazione sulla sicurezza è sottilissima, e penso che si sia superata da un bel po' di tempo. I motivi penso li abbia già detti Roberto, senza che io stia a ripeterli. Questo settore lato ricreativo, che è l'ambito che io ho sempre trattato, molti si confondono, io non ho mai parlato di droni in ambito professionale, non è mai stata la mia sfera di utilizzo. Beh, in ambito ricreativo i droni sono in crisi profonda, è sotto gli occhi di tutti. È una crisi recuperabile? Beh, a mio parere è troppo tardi, almeno in Italia e in Europa, con le leggi che abbiamo, con le restrizioni che abbiamo e tutto il resto. Io ho cercato più volte di aprire gli occhi, di evitare allarmismi inutili, ma a quanto pare è stata tutto fiato sprecato. Io spero sempre che quello dei droni torni ad essere quel bellissimo hobby di 4, 5, 6 anni fa che mi ha fatto innamorare sia a me che a tanti di voi, ma per come stanno andando le cose oggi è davvero molto difficile. Mi piacerebbe tornare attivamente in questo mondo, ma per tutti i motivi che vi ho già detto io preferisco alzare le mani. Ogni tanto vi porto qualche video, qualche recensione di nuovi droni, ma metterci nuovamente la mia faccia, la mia voce, per quanto possa essere autorevole, per poi essere ridicolizzato al limite del bullismo, non è che mi faccia poi chissà quanto piacere. E credetemi, in tutti i miei anni di YouTube, ma di lavoro in generale, questo è l'unico settore che è stato così tossico nei miei confronti. E mi dispiace dirlo, io sono sempre dell'idea che una passione, un hobby dovrebbe abbracciare, dovrebbe unirci tutti, invece che separarci come sta avvenendo. Un appello che posso fare in questo video è cercare di sensibilizzare in modo corretto e costruttivo, evitando allarmismi. Non cerchiamo il like o la visualizzazione in più, ma cerchiamo di far comprendere al pubblico, a chi ci guarda, quanto è bello questo hobby e quanto ancora ha da dare. Vabbè ragazzi, detto questo, ora mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito a tutto ciò. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando un bel commento, e se avete trovato questo video interessante e se vi rispecchiate nelle mie parole, beh, potete lasciare un like per supportarmi e condividere questo video a tutti i vostri amici, oltre ad iscrivervi a questo canale che conta già oltre 106.000 iscritti. Grazie a tutti per essere parte di questa famiglia, e vi invito anche ad entrare nel mio canale Telegram Tech Bestirsi, linkato qui sotto in descrizione video, dove ogni giorno pubblico migliaia di offerte legate ai droni, alla tecnologia e tantissimo altro. Vi aspetto, e vi aspetto anche nel mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao amici miei!